L'amore è un tema universale che ha ispirato poeti, filosofi e teologi per secoli. È qualcosa che tutti desideriamo e cerchiamo, ma spesso troviamo difficile da definire o comprendere appieno. L'Apostolo Paolo, nella sua lettera ai Corinzi, ci offre una delle descrizioni più belle e profonde dell'amore. Nella prima lettera ai Corinzi 13, Paolo non solo ci dice cosa è l'amore, ma ci mostra anche come l'amore si manifesta nelle nostre azioni e nelle nostre vite. Se parlo le lingue degli uomini e anche quelle degli angeli, ma non ho amore, sono un metallo che rimbomba, uno strumento che suona a vuoto. L'Apostolo Paolo sottolinea l'importanza fondamentale dell'amore nella vita di un credente. Anche se una persona possedesse la capacità di parlare tutte le lingue del mondo e perfino quelle celesti degli angeli, senza l'amore, tutto ciò sarebbe inutile. Paolo usa una potente immagine per illustrare questa idea. Senza amore, una persona è come un metallo che rimbomba o uno strumento musicale che suona a vuoto, producendo solo rumore e non melodia. Se ho il dono d'essere profeta e di conoscere tutti i misteri, se possiedo tutta la scienza e ho tanta fede da smuovere i monti, ma non ho amore, io non sono niente. Il verso 2 della prima lettera ai Corinzi 13 esplora la natura trascendente dell'amore in confronto alle altre grandi virtù e doti spirituali. Paolo paragona l'amore a doni come la profezia, la conoscenza e la fede. Indipendentemente dal fatto che uno possa avere il potere di prevedere il futuro, comprendere i misteri profondi dell'universo, possedere una vasta conoscenza o avere una fede incommensurabile, senza amore, tutto ciò perde il suo valore. L'amore, quindi, viene elevato al di sopra di tutte queste doti, sottolineando che senza di esso, anche le virtù più straordinarie sono prive di significato. L'essenza di questo verso è che l'amore è il fondamento di ogni virtù e dono spirituale. Se do ai poveri tutti i miei averi, se offro il mio corpo alle fiamme, ma non ho amore, non mi serve a nulla. Il verso 3 enfatizza l'importanza dell'amore nelle azioni. Qui, l'autore descrive due gesti estremamente generosi: donare tutti i propri beni ai poveri e sacrificare il proprio corpo. Tuttavia, anche questi gesti, per quanto magnanimi, diventano insignificanti se non sono motivati dall'amore sincero. Si può immaginare una persona che dona generosamente, con le mani piene di beni materiali, estendendole verso i bisognosi. In un'altra scena, possiamo visualizzare una persona offrendo se stessa, forse in un contesto simbolico di sacrificio, con le fiamme che la circondano. Ma in entrambe le scene, c'è un elemento di vuoto o tristezza negli occhi, suggerendo che, nonostante le grandi azioni, manca l'essenziale, l'amore. Chi ama è paziente e generoso. Chi ama non è invidioso, non si vanta, non si gonfia di orgoglio. Un ritratto di una persona che esemplifica l'amore in diverse situazioni. Nel primo scenario, la persona attende pazientemente in una fila mentre altri mostrano segni di impazienza. Nel secondo, condivide generosamente il suo cibo con qualcuno meno fortunato. In un terzo contesto, mentre gli altri mostrano invidia per un premio, questa persona applaude sinceramente. Nel quarto, mentre le persone intorno si vantano delle loro realizzazioni, la persona ascolta umilmente. Infine, mentre alcuni si gonfiano di orgoglio, questa persona mostra un genuino interesse per gli altri, dimostrando che l'amore è privo di orgoglio. Chi ama è rispettoso, non cerca il proprio interesse, non cede alla collera, dimentica i torti. Il verso 5 parla dell'essenza pura dell'amore, che è sinonimo di rispetto e altruismo. Chi ama veramente mette da parte i propri interessi personali, evita la collera e perdona le offese. Chi ama non gode dell'ingiustizia. La verità è la sua gioia. Il verso 6 parla di una profonda connessione tra amore e giustizia. Chi ama veramente non prende piacere dalle ingiustizie o dalle falsità.
Al contrario, l'amore genuino gioisce della verità e della rettitudine. Chi ama è sempre comprensivo, sempre fiducioso, sempre paziente, sempre aperto alla speranza. Paolo sottolinea la forza, la resilienza e la profondità dell'amore autentico, suggerendo che esso è capace di resistere a qualsiasi cosa e di vedere il bene anche nelle circostanze più difficili. L'amore non tramonta mai. Cesserà il dono delle lingue. La profezia passerà. Finirà il dono della scienza. 9. La scienza è imperfetta. La profezia è limitata. 10. Ma quando verrà ciò che è perfetto, esse svaniranno. Mentre Paolo riconosce il valore e l'importanza dei doni spirituali, egli sottolinea che l'amore è superiore a tutti gli altri doni perché è eterno e non avrà mai fine. Gli altri doni, per quanto preziosi, sono temporanei e alla fine cesseranno o saranno superati dalla pienezza della presenza di Dio. Quando ero bambino, parlavo da bambino. Come un bambino. Pensavo e ragionavo. Da quando sono un uomo, ho smesso di agire così. Paolo sottolinea che, nonostante i preziosi doni spirituali che abbiamo ora, essi sono temporanei e parziali. Un giorno, quando la perfezione di Dio sarà pienamente rivelata, avremo una comprensione completa e quei doni parziali non saranno più necessari. Ora la nostra visione è confusa, come in un antico specchio. Ma un giorno saremo a faccia, dinanzi a Dio. Ora lo conosco solo in parte, ma un giorno lo conoscerò pienamente, come Lui conosce me. Ora ci sono 3 cose che non svaniranno: fede, speranza, amore. Ma più grande di tutte è l'amore. In sintesi, mentre la fede e la speranza sono essenziali nella vita cristiana, è l'amore che emerge come la qualità più grande e duratura. Questo versetto serve come un potente promemoria dell'importanza centrale dell'amore nella vita e nella missione dei cristiani. Desidero esprimere la mia profonda gratitudine a tutti voi che avete dedicato del tempo per guardare questo video. La vostra presenza e il vostro supporto sono una benedizione e un'ispirazione per continuare a condividere questi messaggi di fede. Vi invitiamo a riflettere sulle parole e sui messaggi condivisi oggi, e a portarli nel vostro cuore e nella vostra vita quotidiana. Che Dio vi benedica e vi guidi sempre nel vostro cammino di fede. Se vi è piaciuto questo video e desiderate restare aggiornati sui prossimi contenuti, vi invitiamo a cliccare sul pulsante iscriviti qui sotto e ad attivare la campanella delle notifiche. E non dimenticate di condividere il video con i vostri amici e familiari. Seguiteci anche su altri social media, link del canale e per ulteriori contenuti. Grazie di cuore e a presto su Cristianamente.